Ciao amici e bentornati sul canale. Sono appena rientrato oggi dalla bellissima fiera dell'elettronica l'IFA di Berlino. Se non la conoscete è una delle fiere più importanti che di solito viene fatta a settembre. Sono passato anche allo stand d'oggi e mi hanno dato un sacco di gadget, tra cui in anteprima assoluta questo fantastico smartphone, il nuovissimo Doji S200. Infatti credo di essere uno dei primi, se non il primo, a pubblicare la recensione e devo dirvi che questo modello ha veramente delle caratteristiche molto interessanti. È spinto dal potentissimo processore octa-core 5G Dimensity 7050 da 6 nanometri e con una frequenza massima di 2,6 GHz, 12 GB di RAM espandibili fino a 32 con la memoria virtuale, 256 GB di ROM espandibile anche in questo caso con una micro SD fino a 2 TB. È dotato di doppio display con il principale da 6,72 pollici, 2,4 di risoluzione e ben 120 Hz di refresh rate. E beccatevi il secondo display AMOLED da 1,32 pollici completamente touchscreen. Ci sono tantissime funzioni, qua c'è il calendario, potete anche attivare la fotocamera, guardate, si vede direttamente la mia Sony con cui sta facendo il video, così a differenza degli altri smartphone potrete sempre utilizzare la qualità della telecamera posteriore perché riuscirete a mettere a fuoco e a inquadrare grazie al secondo display. E potrete anche controllare il livello della batteria, in questo caso è al 96%, ma non è tutto perché potrete anche controllare le notifiche che vi arriveranno e lo potete anche personalizzare. Guardate quante scelte, andiamo a cambiare in diretta, direi di scegliere questo qua, guardate che spettacolo. E se tutto questo non vi dovesse bastare vi informo anche che è una super batteria da oltre 10.000 mAh che vi permette di utilizzarlo fino a 3 giorni prima di doverlo ricaricare, per non parlare del suo incredibile design mecha. Infatti ha superato i 3 test più severi di resistenza, l'IP68, l'IP69K e il timutissimo 810H. Anche lo schermo principale è certificato Gorilla Glass. E ora andiamo subito ad analizzare la sua dotazione base, di tutto quello che troverete all'interno del box, e dopo andremo a fare un test gaming e vi parlerò del suo comparto fotografico. Mettetevi comodi, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e partiamo con l'unboxing. Andiamo a aprire la confezione e estraiamo il nostro potentissimo S200. Oltre allo smartphone troverete il caricatore dotato di slot di tipo C e compatibile con la ricarica rapida 33 watt, il cavo di alimentazione doppio tipo C e sotto c'è un vano segreto dove all'interno troverete tutto il materiale di protezione, ossia la pellicola protettiva e il materiale per attaccarla, la garanzia e il manuale di installazione. Ricapitolando, questo è tutto quello che troverete all'interno della confezione. E ora andiamo a analizzare il telaio. Nella parte di sinistra troviamo il regolatore del volume più o meno e il tasto d'accensione che è anche il sensore di impronte digitali. Nella parte inferiore troviamo lo slot di tipo C di ricarica ben protetto da questo gommino protettivo. Invece nella parte destra troviamo questo utilissimo tasto personalizzabile che ha 3 funzioni e sopra lo slot delle nano SIM. Come vedete questo modello è dual SIM, potete inserire 2 schedine oppure al posto di una delle 2 inserire una micro SD. Per quanto riguarda le sue dimensioni ha un'altezza di 17,9 cm, una larghezza di 8,2, uno spessore di 16 mm per un peso totale di 365 grammi. Come sblocco lo potete sbloccare sia col pin numerico sia col sensore che con lo sblocco facciale. Andiamo a testare anche il sensore di impronte digitali, lo metto in stand by, guardate che velocità anche in questo caso. Facciamo 2-3 test, facciamo l'ultimo al contrario, vediamo se lo sblocca e l'ha sbloccato. Andiamo a vedere la scorrevolezza, ma direi che ci siamo. Vediamo anche la navigazione. Guardate anche su Google come scorre perfettamente, apriamo anche un articolo, è stato rapidissimo. Andiamo a fare anche la controprova su Instagram, anche qui è molto scorrevole. Finiamo il tutto con Facebook, così li abbiamo provati tutti quelli principali. Vi direi che quei social non ci sono particolari problemi. Come sistema operativo abbiamo Android 14, ovviamente questo modello è dotato di NFC, GPS eccetera eccetera e c'è anche la funzione per scattare foto in subacquea, dato che ovviamente questo modello è impermeabile. In questo smartphone, adesso ve lo faccio vedere, potete ricaricare altri cellulari o altri tablet. Guardate, ha iniziato a ricaricarlo. Andiamo anche a testare il tasto personalizzabile che ho già impostato. Con un clic partirà il Play Store, guardate anche qui che rapidità. Con 2 clic la calcolatrice e con la tenuta prolungata l'applicazione degli attrezzi, dove ci sono tante applicazioni che sono particolari di questo smartphone, come il gradiente, l'immagine sospesa, il pendolino, il contapassi, la torcia e anche la bussola, e come potete vedere funziona direttamente senza aver bisogno della calibrazione. Per quanto riguarda l'audio è dotato di un mono speaker nella parte posteriore, non vi fate ingannare da quello di destra perché è stato inserito solo per scopi estetici, per dare un po' un equilibrio al layout. Ho già aperto un video musicale
musicale su YouTube, così vi faccio sentire la qualità. Lo andiamo a far partire, aumentiamo il volume, sentite? Non sarà lo speaker più potente al mondo, ma comunque la qualità è abbastanza buona. E ora siamo arrivati al comparto fotografico. Vi mostro una carrellata di foto e di video che ho registrato direttamente da questo fantastico S200. Come avete visto dagli scatti, devo dire che questo comparto fotografico mi ha veramente stupito piacevolmente. Le foto scattate dalla telecamera principale da 100 megapixel e dotata di algoritmo morfo sono andate oltre le mie aspettative. La risoluzione è perfetta anche in condizioni con una luce non ottimale e anche il night vision da 20 megapixel si è dimostrato ben calibrato. Infatti anche le foto che ho scattato al buio si sono dimostrate veramente di buona qualità, per cui in caso di necessità in una stanza buia, in un sotterraneo oppure in una grotta, con questo Night Vision non avrete nessun problema. E concludendo il discorso foto, direi sufficiente la macrocamera da 2 megapixel e invece buona la selfie camera da 20 megapixel, con cui sono riuscito a fare selfie e videochiamate senza particolari difetti. E infine, per quanto riguarda i video, si sono dimostrati di buona qualità, abbastanza stabili e pienamente in linea con gli altri rugged della sua stessa fascia di prezzo. E infine ho svolto svariati test gaming su questo Mediatek Dimensity 7050 5G e devo dire che sia su Asphalt Nitro e anche su Model Strike si è comportato veramente bene. I caricamenti sono stati rapidi, non ho riscontrato né lag né rallentamenti e grazie al refresh rate da 120 Hz non avrete nessun problema anche nelle scene più dinamiche. E grazie alla potentissima batteria da oltre 10.000 mAh potrete giocare anche più di 20 ore prima di doverlo ricaricare. E infine, per quanto riguarda il prezzo, vi informo che attualmente è attiva una super offerta pre-order, perché vi ricordo che infatti questo modello uscirà il 30 settembre su AliExpress, in cui lo potrete acquistare a meno di 250 euro, che per le sue caratteristiche è veramente un prezzo bomba. Se siete interessati affrettatevi, perché questa offerta scadrà il 17 settembre. A fine mese lo potrete comunque acquistare su Amazon e il suo prezzo finale si aggirerà intorno ai 350-370 euro. Vi ho lasciato sia il link di AliExpress che quello dello store di Amazon nel primo commento e nella descrizione di questo video. Se vi è piaciuta questa recensione e volete essere sempre aggiornati sui nuovi device come questo, mi raccomando lasciate un bel like e iscrivetevi al canale e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao!